Sono stato invitato per raccontare la storia di Sires e con piacere ho accettato l'invito perché poteva essere l'occasione di condividere quella che era la nostra esperienza e anche quella che erano, dalla nostra esperienza, degli errori che abbiamo commesso e che non abbiamo commesso perché magari ci siamo ispirati a vedere anche quelle che erano state le storie di altre start-up prima di noi e quindi vi voglio raccontare. La mia passione noi lavoriamo nel settore nautico, la mia passione è nata quando ho iniziato ad andare in barca a vela, la passione me l'ha trasmessa il mio nonno e quindi è da questo amore per la nautica che mi sono venute le prime idee, ero ancora studente di ingegneria. E quindi da lì le prime sfide, perché io sono anche una persona un po', un pochino, ho un pizzico di presunzione di poter fare qualcosa di diverso nella mia vita e di poter di lasciare un'impronta di quello che facciamo, è un po' quello che è la massima aspirazione di tutti noi. E allora ho finito gli studi, ho iniziato da questa passione, avevo un hobby, ho iniziato a creare un prodotto, un prototipo, ora non vi sto a fare la storia troppo lunga perché è tardi, però sostanzialmente questa passione era diventata abbastanza, mi occupava molto tempo del mio spazio libero, però nel frattempo mi sono laureato, nel 2017, nel 2015 scusate, ho iniziato a lavorare e quindi potevo dedicare molto meno tempo a questa mia passione. Però la continuavo a portare sempre avanti. Fino a un certo punto, nel 2017, quando ho dovuto prendere una decisione, che vi racconto. Praticamente avevo già presentato a quello che era il mio capo nel 2017 la mia idea di business e ho detto perché non andare a presentare di fronte ad una platea di potenziali investitori. Mi era arrivata un'email, una call for ideas e ho detto ma perché no, andiamo, tanto non ho niente da perdere. Dovevo decidere se portare avanti questa idea e perché avevo depositato dei brevetti, quindi dovevano essere in un certo senso portate avanti, servivano soldi, ma soprattutto serviva un team, servivano delle persone, delle risorse umane, perché non servono solo i soldi, ma soprattutto le persone, quelle giuste. E il team si era iniziato a creare, perché avevo visto laddove lavoravo 2 anni fa, delle persone che potevano essere quelle giuste per poter trasformare in concreto la mia idea. E allora ho pensato, bene, vado, faccio questa presentazione e effettivamente l'interesse degli investitori c'è. E allora da quel momento iniziamo a cercare le persone. Perché? Le start-up come dire, hanno un grande tasso di mortalità. Nei primi 3 anni soltanto una su 10, quindi 9 su 10 falliscono, pensate. E uno degli errori più comuni è dovuto alle persone. Non ci sono le persone giuste nel team. Quindi io come fondatore della mia startup ho impiegato ben 8 mesi da quel momento lì in poi per cercare le persone giuste, farle entrare nel mio team e trovarle che avessero la stessa visione, gli stessi stimoli, le stesse anche modi di comportarsi, che fossero complementari. E quindi un consiglio che mi sento di darvi da questo punto di vista è, se ci sono degli start-upper qui o degli aspiranti start-upper, non vi fermate alle prime persone che incontrate perché è molto importante impiegare molto più tempo a trovare le persone giuste per arrivare a formare un team che sia credibile per voi perché è quello un modo, la prima scintilla che fa rendere credibile non soltanto per voi ma anche di fronte a delle altre persone con le quali potete condividere la passione dell'idea nella quale credete che volete concretizzare. 8 mesi mi ci sono voluti, però alla fine oggi Sires esiste perché ho incontrato le persone giuste e questo ha consentito di rendere possibile la startup che ho fondato oggi.
E quello che è importante, quindi quello che ho cercato di raccogliere nelle letture che ho fatto sono stati gli errori, cioè l'importanza del fallimento. Quindi vengo all'oggetto principale. Il fallimento non è qualcosa di definitivo, anzi deve essere qualcosa di istruttivo, perché deve insegnarci che è soltanto sbagliando che si può imparare e da questi errori sostanzialmente che si può verificare se la nostra idea di business è effettivamente valida, non tanto per noi quanto per il mercato, i nostri clienti, perché questo è possibile soltanto se ci sono pochi ingredienti però essenziali e il co-founder o i co-founder sono uno di quegli ingredienti fondamentali. E anche il detto meglio soli che male accompagnati in questo caso non è così attinente per le start-up, perché se uno pensa di poter arrivare a concretizzare la propria idea di business da solo è tanto sbagliato quanto farlo con le persone sbagliate, quindi sceglierle in maniera molto accurata è sicuramente il modo migliore per evitare di arrivare al fallimento. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Questa è una frase di Winston Churchill che volevo condividere con voi per dare sottolineare con la massima enfasi quello che è il coraggio che ci dovete mettere, che ci mette ogni persona che tutti i giorni vuole fare impresa, vuole creare un'azienda e vuole dare un cambiamento. E è importante da questo punto di vista provarci, non avere paura di fallire, perché è molto meglio fallire velocemente e rialzare sulla testa, riprovare, che non avere nemmeno il coraggio di alzare la testa e di provarci almeno una volta nella vita. Grazie.